Buongiorno amici, allora oggi sono entrato con un elemento che sta bene un po' dappertutto. Perché? Perché chiaramente, come potete ben vedere, sono andato dal dietologo che mi ha detto che praticamente devo sezionare un po' i miei alimenti. Quindi oggi ero indeciso su che cosa mi mangio: carboidrati, proteine, frutta, verdura, cacio, non sapevo che fa. Quindi oggi faccio un po'. Quindi che cosa vi preparo oggi? Voi non avete idea di quello che cosa vi prepari. Un primo, ci vogliono pochi minuti, gustosissimo, saporitissimo, e ci avrà un po', insomma un pochettino di tutto. Non so se avete capito. Andiamo a procedere. 5 minuti e ci buttiamo sul fornello. Buona giornata a tutti. Buona giornata, allora riprendiamo un attimo il nostro discorso e vi presenterò la mia splendida ricetta di oggi. 4 elementi. Allora, sono andato dalla pescheria e, come vede la signora che vende appunto tutte le prelibatezze del mare, ma molla tutto quello che si trova, per cui io poi cerco di mettere insieme tutto e sforno delle ricette che vanno a ruba. Allora, per questa ricetta, che chiaramente non vi ho ancora detto, bucatini con cozze, vongole e pecorino. Non l'avete mai mangiato, ma non sapete cosa vi perdete. Però adesso vi spiego io come farla ottima. Dunque, allora la signora vi servirà chiaramente delle vongole, io delle vongole veraci, lupini, prendete quelle che volete, ma mi raccomando cercate di farle spurgare, quindi domandatevi se già sono spurgate, dovete tenerle voi. Se le doveste fare voi questo spurgamento, le dovete mettere in acqua e un po' di sale grosso, se no la vongola si sciava tutta, perché già è piccolina. Se noi la laviamo tutta praticamente non sa più di niente. Quindi vi consiglio di prendere delle vongole che siano state già trattate, già pulite, già filtrate, se no dopo quando le mettete dentro all'olio buttate tutto perché è pieno di sabbia. Questo è un elemento. Adesso andiamo a vedere come cucinarle. Poi farò una cosa per due persone, quindi a quel punto poi voi moltiplicate tutto quello che serve. Poi vi serviranno delle cozze, chiaramente ne serviranno, che ne so, una decina, una quindicina. La signora mi ha visto e mi ha mollato 8 kg di cozze, però visto che sono così io me le mangio, per cui però per voi non servono tutte queste cozze che vi faccio vedere, ne serviranno solo alcune. Poi a mia ricetta vi consiglio 3 pomodorini, 3 non di più a persona, quindi prendete 3 pomodorini, perché poi se no sa tutto di pomodoro e non sa più di vongole, quindi che ci mettiamo a fare se no tanto, ma serve di dare tutto un saporino. Peperoncini e agli, che vuol dire fa? Il pepe non ce lo mettiamo. Un limone servirà di grattare la scorza, e poi del pecorino. Mi raccomando, il pecorino andrebbe semplicemente grattato sopra alla fine di tutto questo, perché se ce lo mettete prima il pecorino si impappa una cozza, per cui il piatto si impappa tutto di pecorino e poi alla fine mangiate non si sa che cosa. Il pecorino vi consiglio, ma tanto ve lo dico nella ricetta più tardi, di grattarlo prima di portarlo a tavola. Oppure ognuno se lo gratta da solo, oppure lo fate grattare e poi ognuno ce lo mette sopra, insomma fate come vi pare, però non ce lo mettiamo prima. Dopodiché, allora, qui è un tremendo dilemma, ci vorrebbero dei bucatini, ma i bucatini no, mi sporco la camicia, mi sporco quello. Allora, con questa ricetta ci vorrebbero i bucatini. Perché i bucatini? Perché la cozza, la vongola non si deve infilare in mezzo agli spaghetti, che poi tirate su, mangiate gli spaghetti e dentro ci stanno 2 cozze e 2 vongole che manco ve ne accorgete. La cozza e la vongola devono fare da contorno a dei sapori che voi andrete a preparare, che deve stare lì e dire: oh, sono una cozza, mi raccomando, dammi la tua attenzione. Se invece la intorcinate in mezzo al bucatino, allo spaghetto, a quello che volete voi perdete e manco lo vedete. L'occhio vuole la sua parte, per cui anche vedere una cozza vuol dire dargli attenzione, e quindi il vostro cervello prende ok, basta così. Insomma,
Il succo del discorso era ci vorrebbero i bucatini. Se avete i bucatini, ci mettete i bucatini e vi rimangiate con i bucatini. Se no, vi consiglierei delle linguine. Linguine è un po' meglio dello spaghetto perché ingloba di meno le cozze e le vongole. Dopodiché metteteci la pasta che vi pare, pure il tortiglione. Andiamo a vedere gli elementi da fare. Prima cosa, dobbiamo andare a cuocere le vongole e le cozze. Facciamo prima le cozze e poi le vongole. Perché? Perché le cozze sono sporche, lui che ve lo dico, ha detto che me le puliva la mia spacciatrice di pesce, però le cozze sono sporche, per cui quando uno dice io mi mangio l'acqua delle cozze, non va mangiate, ve lo dico io, l'acqua delle cozze, le cozze sono allevate, attaccate in mezzo a cose che passano, melmose, quindi quando aprite la cozza la cozza, praticamente vi mangiate pure tutta sta melma. Le cozze le dovete lavare bene, dopodiché le cucinate e l'acqua la buttate, manco filtrata, la buttate proprio. Vi piate solo la cozza, ma la dovete far cuocere, mi raccomando. Le vongole invece no, le vongole le possiamo far cuocere direttamente nella padella con l'olio bollente, ma purché siano state spurgate, ok? Mi raccomando. Allora, in una pentola abbiamo messo le nostre cozze con un mezzo bicchiere di acqua, un po' di limone spremuto, mettiamo un coperchio e le mettiamo a cuocere almeno 7, 8, 10 minuti, basta che si aprano. Mi raccomando, non le fatele cuocere, ma non le fate cuocere troppo. Vediamo dopo. Invece in un'altra padella ci proviamo ad aprire le nostre vongole direttamente nell'olio bollente. Chiaramente abbiamo messo a indorare il nostro aglio. Vedete? Attenzione, non ci sarà bisogno di sfumare con del vino bianco, se volete potete sfumare dopo quando avete messo le vongole, altrimenti potete anche non metterla, perché se non piace poi rimane un po' un sapore un po' di vino bianco che se non viene assorbito bene diventa un problema. Quando i nostri agli hanno preso valore, mettiamo le nostre vongole e lasciamo aprire. Le vongole si stanno aprendo e leviamo gli agli. Quando le vongole sono cotte le cacciamo e le mettiamo da una parte e mettiamo i pomodorini. Perché i pomodorini non li mettiamo insieme alle vongole? Perché i pomodorini altrimenti ci raffreddano l'olio e quindi la vongola si cuoce male. Abbiamo cacciato tutte le nostre vongole che le mettiamo da parte e intanto i pomodorini si stanno cuocendo. Copriamo così abbiamo un sughetto leggero, ma il pomodoro stesso non si spappola tutto. Le cozze si stanno aprendo, fra un po' bucceremo le cozze. Quante ne ho viste di cozze in vita mia. Ecco qui un cozzone di prima qualità. Allora, le cozze sono pronte, eccole qui, si sono aperte, adesso le lasciamo riposare e dopodiché le dovremo pulire, le dovremo prendere perché ci servono intere ma messe da parte senza il guscio che è, come dicevo prima, è abbastanza sporco. Come avete visto non ho messo sale ancora perché le vongole e le cozze sono salate già, per cui si presume che siano già abbastanza saporite. Provate, se vi serve mettete un pochettino di sale. Allora, qui è rimasto soltanto, abbiamo tolto le vongole e sono a parte, abbiamo tolto le cozze e sono a parte, abbiamo tolto i pomodorini e sono a parte. Perché? Perché quando metteremo la pasta a ripassare, se noi giriamo tutto, mantechiamo e tutto, se spappolano le cozze, le cose, i pomodorini, si rompe tutto e non facciamo la nostra bella figura. Per cui vi invito a togliere tutto, mettete soltanto alcune cozze per farle un po' insaporire all'interno del nostro olio, mettiamo la pasta, aspettiamo i nostri classici 7, 8, 10 minuti. Mi raccomando, la pasta deve essere al dente perché la dobbiamo ripassare, quindi cacciatela almeno 2-3 minuti prima che sia cotta, perché la dobbiamo ripassare qui dentro. Mentre la pasta si cuoce facciamo riprendere un pochettino l'olio con dentro gli odori delle vongole e delle cozze.
Quando avrà ripreso ci passiamo la pasta e la mantechiamo. Mi raccomando, la pasta al dente perché la dobbiamo mantecare, quindi poi rilascia almeno anche quella cremina che piace tanto e poi ci rimettiamo tutto quello che abbiamo tolto prima. Scoliamo la pasta direttamente dentro il nostro brodo di contenuti e facciamo saltare. Finiamo di cuocere aggiungendo eventualmente dell'acqua della pasta. Abbiamo scolato le nostre linguine, ma voi se avete appunto i bucatini fate con quello che avete di meglio in casa e fate mantecare tutto facendo finire di cuocere la pasta direttamente nella pentola. Nella pentola vi faccio di nuovo vedere, ci sono soltanto poche vongole e qualche cozza. La maggior parte di tutto le ho tolte per poi rimetterle fra un po'. Quando siamo verso la fine, ci siamo quasi, ci ributtiamo dentro tutto il nostro contenuto che avevamo messo da parte. Quindi i nostri pomodori, le nostre cozze che avevamo pulito e messo da parte. Un filo d'olio per finire. E a questo punto andiamo ad impiattare. Abbiamo finito, ecco il nostro piatto, bellissimo. Certo, Barbieri mi strillava perché sicuramente non è impiattato come vorrebbero loro. A questo punto interviene il fattore più importante che dimenticavamo. Intanto una grattatina della scorza di limone sopra, adesso, soltanto a questo punto, ragazzi, non prima, se no dopo si ammappazza, come dice Barbieri. Una grattatina di questo e solo adesso il nostro pecorino romano, se ce l'avete, se no abruzzese, milanese, norvegese no, però pecorino come se piovesse sopra il nostro bucatino, spaghetto, linguine, quello che vi pare a voi. Mamma mia. Per concludere, qualche fogliolina di basilico. Certo, mo qui stiamo a fare il ristorante, poi a casa vostra, ma dammi sto piatto. Però che ci porta a noi? Basta che mangiamo, ma bene, mi raccomando. Allora, questo è il nostro piatto di bucatini, linguine, quello che vi pare, con pomodorini, cozze e vongole. Ci ho messo alcune vongole messe sopra dopo che le ho liberate, quindi le ho pulite, però qualcuna per far vedere insomma che ci stavano le vongole ce l'avevamo messe. Allora signori, ho scherzato. Però spero che la ricetta vi sia piaciuta, vi invito a provarla, eccola qua, è bellissima, profumatissima di esaltazioni di sapori, mare, terra, pomodorini, basilico, dopodiché c'è pure il cacio, il pecorino e il limone. Ragazzi, è un trionfo di sapori, mi raccomando, fatela perché non ne troverete altre. Mi raccomando, non ci mettete del lardo costrutto come fanno quell'altri, mangiatevi questa perché è genuina e fatta con i sapori che ci vanno. Buona giornata a tutti e tornate a trovarmi. Oh, mi sono scordato, mettete un like, iscrivetevi, fate qualcosa qua, se no non c'è no trip for cats. Mi raccomando, tornate.